Ragazzi, buongiorno da un posto meraviglioso. Meraviglioso nonostante l'abbiamo visto ancora solo con la pioggia. Siamo arrivati ieri sera alle 10:30, l'avete visto nel video precedente. Siamo Pioggia. alle Lofoten, vicinissime a Reine. Infatti stamattina adesso faremo una camminata di 4 km per arrivare a Reine e fare Circa colazione, circa un'ora. Perché c'è una caffetteria. C'è una caffetteria pasticceria, vediamo quello che è. E abbiamo vicinissimo però Frutti di Mare Anita che ha stoccafisso, salmone, quindi prepareremo il pranzo per dopo, non Perché vediamo l'ora di vederlo. Qua c'è la nostra piccola cucina con vista spettacolare. Di qua salottino dove post pranzo riposare. Adesso lasciamo partiamo. la moto perché si va a piedi. Facciamo i turisti. Bello. Vai, walk. Andiamo a controllare se c'è la moto. Queste sono le casine intorno. Là in fondo c'è la moto. Questa nello specifico è la nostra casina, la numero 1. C'è un piccolo sentiero per andare direttamente in strada. La moto inizia ad essere impresentabile. Queste casine gialle fanno parte della stessa struttura. Pronta per fare questa super passeggiata? Andiamo. Tra l'altro la pasticceria dove siamo diretti apriva alle 10, quindi prima dormite, riposatevi e poi partite. Qui siamo lungo la strada principale. Questa è la reception. Addirittura marciapiede. Abbiamo vicinissime delle strutture per far essiccare il merluzzo che verrà esportato in gran parte anche in Italia. Addirittura. Sì. Qui si scende. Il sole che prova ad illuminarle. Addirittura il sole! Il sole! Sembra incredibile. 600 metri, ecco la locomotiva italiana. Ragazzi, penso che questo posto possa essere inserito nella top 10 dei posti più belli al mondo, perlomeno per quelli visti da noi. Decisamente. Anche la moglie nella top 10 delle donne più belle al mondo. Dai! Giù le montagne in lontananza. Siamo arrivati Leggermente affamati. alla pasticceria, caffè bar, Bringen. Eccola là. Adesso ci sediamo lì fuori e non mi sembra vero che ci godiamo la giornata. Questa mattina niente moto, 4 km a piedi per Fino a venire Reine. qua a Reine, poi altri 4 per tornare, con una temperatura di circa 20 gradi. Finalmente c'è uno sprazzo di sole, si sta divinamente. Benissimo. Guardate che spettacolo! Allora, due cappuccini. 2 cappuccini, 39 corone, quindi 3 euro circa. 3 una euro. girella enorme, gigante, e una torta ai mirtilli. Con la crema sotto. Maiale. Lievitato al punto giusto, la certo. cannella si sente in maniera non eccessiva. Sì, secondo lavoro sei cuoco. E per contemporaneamente per dare Due consistenze. esattamente scusate Masterchef. Ci fa scuola. Capo Nord ok, ma il viaggio vale questo posto e tutto il panorama intorno. Ho esagerato, però dopo 5.000 km, tanta pioggia, ne avevo bisogno. Ovviamente tutto questo ha un prezzo. Colazione pagata 14,50 euro. Niente secondo pezzo di torta ai mirtilli, va bene, così ce la facciamo bastare. E poi andremo al negozio di pesce che abbiamo proprio di fronte alla nostra casina. Vediamo quello che possiamo spizzicare. Colazione come era normale, spolverizzata. Il bello è anche l'atmosfera, molta calma, molto silenzio, si sentono i canti dei gabbiani, però Quindi una tranquillità. abbiamo deciso, ci trasferiremo qua. Pronti a entrare alla coppa. A chi serve si trovano dappertutto con l'attacco a vite. Questo straconsigliato 1,03 euro circa. Cappuccino pronto. Una cipollina, il sugo. Un po' grandina. Abbiamo deciso anche di prendere una zucchina.
5,8 euro al chilo circa. Prendiamo anche un po' di rucola, la facciamo insieme ai pomodorini, tipo insalatina, perché prendere la lattuga proprio significherebbe insomma Dai, troppa sprecarla, roba. sì. 2 banane. Queste ci hanno incuriosito perché sembrano tipo focacce, forse saranno da mangiare calde, però Dai, per la dispensa sono fondamentali. Sì. Qua ci vanno leggeri con i dolci a quantità industriali. Prosciutto per domani mattina. Sì. 37 euro al chilo. Polpa mutti, Ne abbiamo 2 nella dispensa, ci ce le facciamo bastano. bastare. Qualcosa di pesce tipo sgombro, omega 3, 9,7 euro al chilo. Proviamo con le sardine, 1,60 euro. Penso semplice con olio dovrebbe essere. La Coca-Cola non deve mancare mai nella dispensa, anche perché qua costa 1,08 euro da mezzo litro, a Seattle Grill molto di più. Una birra per questa sera, visto che non dobbiamo guidare, 4,40 euro circa. Biscotti per la colazione. C'è anche la pasta, addirittura la Barilla, spaghetti 2,8 al chilo, le penne 3,7, i fusilli 3,9. Abbiamo comunque speso 331,51 corone sui 34, sì, 30 euro. Noto cavallo da tiro. C'è un piccolo odore di stoccafisso. Wow. Ok, 50 euro al chilo, 30 euro al chilo, whale, balena. anche caviale. Pesto nordicese delle Lofoten. Alla fine la scelta è ricaduta sul salmone affumicato. Esattamente. 420 grammi per la cena. 4,30 quasi. Parliamo di 17,50 euro, appena arrivato il pagamento. Sì, 17,50 euro. Perfetto. Ora Sara cucina, perché è la cosa che gli piace tanto fare. Sì. Io approfitto del sole, che spero duri ancora qualcosina, per andare a fare quello che qualche più mi foto, piace sì. fare, cioè le foto. Speriamo che vengano bene, speriamo. Sì, sì. Sarà freddo con i pantaloncini corti? No, resisterai. Il primo motociclista alle Lofoten con i pantaloncini corti. Non si fa, ragazzi, non lo fate, però devo andare di fretta. Sì, perché abbiamo paura che poi il sole si copra. Andiamo. Appena tornato dalle foto, sono arrivato fino alla punta, al paesino A. Intanto la mogliettina Bolle qualcosa in pentola. Sgombro con sughetto di pomodorini, pasta che dobbiamo quasi. La pasta l'abbiamo tirar portata su. da casa. E ho fatto anche una zucchina, avevamo solo le cipolle, di solito a me piace più con l'aglio, però abbiamo fatto una zucchina in modo da avere una verdura un po' veloce da mangiare. Abbiamo fatto rucola e pomodorini comprati prima. Questi sono i carciofini di mio padre, vi facciamo vedere come ce li aveva preparati. Barattolino direttamente Carciofini sott'olio e c'è anche un po' dal di aceto. produttore al Al consumatore, esatto. Questi sono la fine del Barattolino. mondo. E poi avremo come secondo quindi carciofini e tonno. Abbiamo anche il pane che ormai sarà diventato freddo, era baghettina e pane e cereali che adesso tiriamo fuori. Comunque, questo è il nostro tavolinetto piccolino e questa è la vista fuori. Sì, un po' appannato perché sto cucinando. Allora cosa facciamo vedere qua? Allora fai vedere di qua. Aspetta. Ecco. Questa è la vista dalla cucina. Pasta quasi pronta. Ecco, spegni il timer che dobbiamo togliere la pasta. Mamma mia. Sì, ma bisogna mescolare, dai. No, bella così, tipo da fotorivista. Barilla. Tipo. Mangiamo ora, buon appetito ragazzi. Buon appetito. E dopo un pomeriggio passato a recuperare ciò che avevamo perso nelle notti passate, il sole è ancora alto, sono le 8 di sera. No, sono quasi le 9, 8 e 3/4. Addirittura? Lui perde cognizione. Mi sono del perso, tempo. sto creando un piccolo video per il canale. La mogliettina ha preparato Salmone affumicato, semplicissimo, fatto in pentola. Adesso forse metteremo un filo d'olio. acquistato qua di fronte, come Sì, avete visto. acquistato al Seafood Anitas. Pubblicità.
Sì, così magari potete acquistarlo anche voi, hanno delle cose favolose. E zucca fatta in pentola. Acquistata Alla Coop Plus. Qua vicino. Plus. No, non mi pagano per fare pubblicità, però può essere d'aiuto per qualcuno perché è vicino. Certo, comunque ragazzi, io qua ci starei veramente tanto. Inizia a tempo. salire l'ansia della ripartenza, non perché non vogliamo ripartire, ma perché qui si sta benissimo. Comunque oggi abbiamo fatto un pieno di caldo in casina, ci siamo riposati, adesso cominceremo a preparare i bagagli perché domani mattina abbiamo intenzione di partire molto presto. L'ansia di Sara è che domani mattina si deve svegliare presto. Sì, perché è facile fare, insomma, alzarvi presto, fare dei video su... E invece io, grazie a me, Francesco, vi fa vedere la Norvegia di notte. Favolosa. Ok, Comunque, buon appetito. Buon appetito. Buona cena. Sono le 11 di sera, non è ancora notte fuori, ma è ora di andare a dormire per noi. C'è un vento forte già da oggi pomeriggio, infatti sono arrivate delle nubi. Io sto lavorando per voi da circa 3 ore, sto cercando di montare dei video per pubblicare degli aggiornamenti in tempo reale. Diciamo che sto in ritardo di circa un paio di giorni perché portare avanti questo lavoro, tra virgolette, il viaggio, è la parte più difficile del viaggio, però questa cosa mi piace farla. Vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che ci date, quindi è giusto farla. Speriamo che alla fine venga fuori un bel lavoro. Oggi siamo stati fermi 2 giorni in questa struttura, l'idea era di stare fermi un giorno, proseguire per un po' verso nord, quindi dimezzare la tappa di domani, ma per far riposare la moglie che Sempre iniziava a essere compagnia. stanchina ho preferito fermarmi 2 giorni qua, però bisogna andare avanti perché è rimasto veramente poco. E Con perché- 2 tappe dovremmo essere sotto al globo. Ci vediamo domani mattina prestissimo. Buonanotte. Speriamo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Baby, for